In questo filmato verranno presentate le proprietà degli elementi del programma TimberTech Buildings. Iniziamo con la definizione dei carichi. Una volta definita la lucchetta di progetto, il programma calcola in automatico latitudine, longitudine e quota del posto. È possibile quindi settare il tipo di costruzione, la classe d'uso, la categoria del sottosuolo, la categoria topografica, ottenendo gli spettri di progetto elastici e, una volta definito il fattore di struttura Q, gli spettri di progetto per i stati limite ultimi. Il programma determina inoltre in automatico sia il carico da neve che il carico da vento. Vediamo ora come è possibile definire i carichi agenti su solai e pareti. Iniziamo con i carichi da solaio. Nel programma sono già precaricate alcune soluzioni tipiche, quali quella di carico per solaio residenziale, carico per solaio per uffici o carico per un solaio di copertura. Modifichiamo ad esempio le proprietà del carico solaio residenziale. Si tratta di un carico per solaio interno, ovvero di un carico per solaio non di copertura. È possibile settare i carichi permanenti, siano strutturali che non strutturali, e i carichi variabili. Nel caso specifico si tratta di un carico per ambiente ad uso residenziale. Andiamo ad aggiungere un nuovo carico. Nel caso di carico di copertura, il programma inserisce in automatico la neve, il vento e il variabile in categoria H per coperture non accessibili per sola manutenzione. In maniera del tutto analoga è possibile definire i carichi sulle pareti, che possono essere pareti interne e quindi non interessate al vento, oppure pareti esterne. In questo caso il programma calcolerà in automatico la pressione del vento agente sulla parete. Andiamo quindi a definire i carichi di diversi elementi. Selezionando un solaio è possibile consultare le proprietà corrispondenti: direzione, nome e carichi agenti. È possibile sia vedere quanto valgono i carichi agenti sul solaio, sia assegnare a questo solaio una tipologia di carico già definita, sia crearne una nuova, sia infine editare la tipologia definita in precedenza. In maniera del tutto analoga è possibile attribuire a ciascuna parete sia il carico, scegliendo a meno tendina, oppure creando uno nuovo, sia la tipologia di parete, con la possibilità di scegliere tra pareti a telaio e pareti in X-lam.